Murazzalo è un'isola del lago Päijänne, uno dei più grandi della Finlandia. Siamo a circa 280 km a nord di Helsinki, la capitale, e a circa 20 km a sud di Jyväskylä, le due città dove l'architetto Alvar Aalto ha studiato e lavorato tra gli anni 20 e gli anni 70 del Novecento. Qui la temperatura media in gennaio è di 8 gradi sotto zero e nel mese più caldo, in luglio, arriva a 11 gradi con abbondanti precipitazioni. I finlandesi amano trascorrervi le vacanze estive immersi nel silenzio dei boschi e del lago. Aalto scopre questo luogo alla fine degli anni 40 insieme ad Elissa Mäkiniemi, seconda moglie e collaboratrice dell'architetto, mentre è impegnato nel cantiere del municipio di Sainazzalo. È un momento particolare per la vita dell'architetto finlandese, che a 50 anni, Aalto è nato nel 1898, inizia una stagione nuova della sua carriera, ricca di progetti di architettura e di design. Opere che gli valgono numerosi riconoscimenti della critica internazionale e un ruolo particolare tra i maestri che dopo la Seconda Guerra Mondiale indicano le strade della ricostruzione in una rinnovata concezione della modernità. A Murazzalo, Aalto decide di costruire una casa sperimentale. Il piccolo edificio, impostato su una pianta quadrata di 14 metri per lato, è costituito da un corpo principale che si affaccia su un patio, protetto da un muro e da due corpi annessi, con la stanza degli ospiti e un deposito per la legna, semplicemente appoggiati al suolo. Poco più in basso, sulle sponde del lago, c'è l'immancabile sauna e il molo per l'attracco delle barche, tra cui vi era quella disegnata dallo stesso Aalto e battezzata Nemo, profeta in patria. Sul patio, al centro del quale è ricavato lo spazio per un braciere, si affacciano il soggiorno, la cucina e le camere da letto, e i muri e i pavimenti esterni di questo spazio hanno la particolarità di essere realizzati con tipi differenti di mattoni e piastrelle ceramiche. Mentre all'interno domina il calore del legno curvato, materiale con il quale sono realizzati i mobili prodotti da Artek su disegno dello stesso architetto. Nel 1953 l'edificio è terminato e così Aalto ne presenta la costruzione sulle pagine della rivista degli architetti finlandesi. Sulla sommità rocciosa dell'isola di Murazzalo è situata la mia casa sperimentale, tuttora senza nome, costruita per il mio piacere personale, quasi per gioco, ma è anche stata realizzata per esperimenti seri, specialmente per affrontare quei problemi che un architetto non ha la possibilità di risolvere nel quadro dei suoi lavori quotidiani. Nei lavori che faccio per i miei clienti dovrebbe sempre esserci posto per un tanto di sperimentazione, altrimenti non vi sarebbe progresso né architettonico né costruttivo. Tuttavia la sperimentazione nel quadro della normale attività architettonica è destinata a restare un fatto secondario e non andare oltre i limiti del ragionevole. In questa casa gioco ho voluto sperimentare tutto ciò che non è ancora stato sperimentato. La costruzione di Murazzalo è stata pensata come sintesi tra lo studio privato di un architetto e un centro sperimentale, dove è possibile esaminare anche problemi non ancora maturi per essere poi tradotti altrove e dove la vicinanza con la natura induce a riflessioni sia sulle forme che sulle tecniche. Forse sarà possibile così definire il carattere di dettagli architettonici tipici dell'ambiente nordico. Questo edificio, nelle intenzioni sperimentali, vuole andare lontano, differisce dalle costruzioni tradizionali per forma, per scala e per il tipo di materiale. I prospetti verso il patio chiuso sono stati divisi in 50 diverse zone per sperimentare vari tipi di cotto e di ceramica, diverse modulazioni, diverse dimensioni di mattoni e diversi trattamenti specifici. Agli esperimenti sulle forme si sono così collegati gli studi sulla resistenza dei materiali, oggetto di osservazione quotidiana dell'architetto. Non solo, ma si è anche preso in considerazione il comportamento delle diverse piante ornamentali e dei vari tipi di muschio. Così Alvar Aalto costruisce a Murazzalo un'autobiografia architettonica,
che esprime una nuova concezione dell'abitare, in cui la tecnologia della costruzione è strettamente intrecciata con gli elementi del paesaggio naturale.